Ciao a tutti, sono Alessandro Raipane, sono un illustratore e fumettista, vengo da una piccola cittadina a sud di Milano chiamata Genova e adesso sono qua, siete qua a casa mia. Volevo parlarvi di uno degli ultimi lavori che ho fatto per Cine Underground, ovvero la copertina, il poster e la sovracoperta di un film incredibile, ovvero il film estone Chainsaw Were Singing. Quando mi hanno contattato, tra l'altro, i ragazzi di Cine Underground, io sono stato felicissimo già dall'inizio, leggendo la loro mail, nel senso io lavoro principalmente con altri tipi di cliente, quindi voi potete immaginare che quando mi è capitato di leggere il titolo del film io sia impazzito, ovviamente. Successivamente mi hanno addirittura mandato il film che ho dovuto visionare prima di mettermi al lavoro su queste illustrazioni ed è stato non facilissimo inizialmente scegliere poi quale sarebbe stato il soggetto. Avevo due strade, la strada della cosa più classica, ovvero come si fa in molti di questi film, il poster un pochino stile poster art un po' all'americana, quindi magari effetto più serigrafico, una lista di personaggi del film, però mi sono anche detto che in questo film, nonostante poi sia un film indescrivibile, anche perché si passa dalla commedia al musical, allo splatter, si ride, si piange, si canta. Se conoscete l'estone, chiaramente io non ho grandi conoscenze delle lingue baltiche, diciamo. La seconda soluzione era invece puntare su qualcosa di un pochino più particolare, un pochino più delirante e grottesco, ovvero il film, dalla prima visione che ho dato a questo film mi ha fatto venire in mente davvero tanto, sia per toni che per colori che per situazioni, quasi i Looney Tunes o comunque i cartoni animati, perché è così grottesco, così folle, così acceso che ho pensato, cavolo, questo qua è sembrano quasi situazioni da cartone animato. Quindi ho pensato, visto che il centro del titolo del film sono queste benedette motoseghe, ho pensato di creare una sorta di mascotte fatta apposta per il film, un pochino in stile, passatemi il termine, Topolino anni 30, no? Che almeno è una cosa che chiaramente nel film non esiste, però secondo me poteva funzionare perché catturava forse ancora meglio quello che è l'essenza del film, cioè un delirio che salta molto velocemente da genere a genere. E dove lo posizioniamo un personaggio del genere? Se non ovviamente in uno sfondo di budella e cose aperte. Lavorare questa cosa qua è stata divertentissima, anche perché poi con i ragazzi ci siamo trovati subito, in quanto a film terribili e musica ancora peggio, siamo andati subito d'accordissimo. E quindi abbiamo deciso di proseguire su questa strada. Quindi nella copertina c'è praticamente un buco con questo fascio di luce tipico quasi del musical, perché poi sembra quasi una quinta teatrale, e dove ci sono budella, ossa, teschi, schifezze varie, praticamente un piatto di trippa rovesciato sulla copertina. E non contenti di questa cosa, abbiamo deciso di raddoppiare il livello di demenzialità quasi, andando a citare un film, un musical che è Tutti insieme appassionatamente, che il titolo inglese, se non mi sbaglio, è The Sound of Music, e quindi invece nella sovracoperta andiamo a citare questo film, dove vediamo al posto della tizia che canta in questi bellissimi prati c'è questa motosega col grembiule ancora sporca del lavoro che ha dovuto fare per tutto il film. Ecco, la tecnica con la quale ho realizzato queste opere, che poi andranno su copertina, magliette eccetera, è chiaramente una tecnica digitale. Oramai vorrei potervi raccontare che sono un vero romantico e disegno ancora sulla cosa, invece no, è tutto ricreato in digitale. Questo ha permesso a un livello di colorazione veramente acceso, che era esattamente quello che volevo, perché poi effettivamente rimanda tanto anche a livello di colori a un certo mondo, di un certo tipo di cartoni animati del genere, e proprio a livello
livello di tratto mi dava esattamente il livello di sporcizia, ma allo stesso tempo di precisione che ricercavo. È stato divertentissimo lavorare a questo, perché appunto un po' perché nonostante io sia molto appassionato di un certo genere di film, di serie B sicuramente, è una cosa che sin da quando ero ragazzino ho sempre seguito con attenzione, e è stato divertente perché mi ha permesso un pochino di uscire da dei binari un pochino più convenzionali di un certo genere di illustrazione e veramente, perdonate il termine, questa semmai la bippiamo, farmi i cazzi miei e mettere più cose possibili che divertissero poi anche me a livello proprio tecnico da disegnatore. Chiude il cerchio di questi lavori che abbiamo fatto assieme anche la grafica di una maglietta, in cui chiaramente ho provato a restituire questa sorta di lettering quasi un pochino in stile graffito, ma fatto con i pezzi di corpi eccetera. Secondo me è molto poco efficace a livello di lettura, ma è abbastanza efficace a livello di immagine, ecco. Per il resto spero che poi quando guarderete questo film riuscirete a capire non tanto i richiami, che ho voluto quasi espressamente non mettere tanti richiami, perché nel film ci sono tantissime cose molto particolari che avrei potuto inserire, ma appunto semplicemente ho puntato a qualcosa che richiamasse l'atmosfera generale di questo film, ecco.